Allora, dobbiamo fare uno studio parziale di funzione della seguente funzione data. Quindi ci viene chiesto di capire qual è il dominio, qual è il segno della mia funzione e trovare le intersezioni. Innanzitutto quello che posso notare è che sicuramente mi conviene fare una riscrittura della mia funzione, cioè raccolgo un segno meno al numeratore, quindi scrivo meno x meno 6. Poi vado a raccogliere non solo un segno meno, ma anche una x al mio denominatore, quindi dico meno x che moltiplica x quadro più 9. A questo punto chiaramente io posso ormai semplificare questi segni meno, non servono più, e quindi ottengo x meno 6 fratto x che moltiplica x quadro più 9. Quindi questa riscrittura automaticamente mi conferma con un colpo d'occhio che il dominio è x diverso da 0. Perché? Perché io adesso dovrei andare a imporre x che moltiplica x quadro più 9 diverso da 0. Ma è ovvio che la quantità tra parentesi non può essere diversa da 0, perché è una quantità strettamente positiva, cioè x al quadrato vale minimo 0. E poi se a minimo 0 io ci aggiungo 9, è ovvio che quella quantità non andrà mai ad annullarsi, anzi sarà almeno 9. Quindi l'unica possibilità è dire x diverso da 0 e quindi automaticamente sono andato a trovarmi il dominio. Poi devo studiarmi il segno, quindi vuol dire semplicemente, lo dice anche il risultato, andare a studiare quando la y è maggiore o uguale di 0. Quindi io qui dovrò imporre semplicemente maggiore di 0. Se io vado a guardare la mia catena di uguaglianze, cioè questa qui, no? È esattamente quello che sto facendo, che mi chiede la soluzione. Dice studiare y positiva, y maggiore strettamente di 0. Quindi vuol dire andarsi a studiare questa disequazione. Allora ancora una volta noi dobbiamo andare a fare numeratore, quindi x meno 6 maggiore di 0, che si traduce nel dire x più grande di 6, e poi devo studiarmi anche il denominatore, cioè x che moltiplica x quadro più 9 maggiore strettamente di 0. Ok, e come ho specificato prima, questa cosa qua è sicuramente positiva, quindi non me ne devo proprio preoccupare. Di conseguenza mi rimane x maggiore di 0. Quindi vuol dire che le cose da unire sono x maggiore di 6 e x maggiore di 0. Quindi quando vado a fare un grafico metterò 0 da una parte, 6 dall'altra, seguo quello che mi dice la prima, seguo quello che mi dice la seconda. E quindi so che qui deve venire più, meno, più. Cosa mi chiede? Di studiare quando la funzione è maggiore. Quindi mi sta chiedendo di prendere il più. E di conseguenza il risultato sarà x minore di 0 oppure x maggiore di 6. Andiamo a controllare se è così. Effettivamente il risultato è quello, x minore di 0 oppure x maggiore di 6. Mi manca da capire quali sono le possibili intersezioni con i vari assi. Beh, che cosa faccio? Prendo l'ultima versione della mia funzione che ho scritto, perché ovviamente è quella più comoda da studiare a questo punto. Per andare a studiare le intersezioni con gli assi si fa questo procedimento, ossia una volta si va a imporre magari la y uguale a 0 e un'altra volta si va a imporre la x uguale a 0. Ora, quello che succede in questo caso è che non possiamo considerare questa possibilità, perché per le condizioni di esistenza x deve essere diverso da 0. Quindi noi qui ci aspettiamo solo intersezioni che riguardano questa casistica, cioè quando impongo che la y sia uguale a 0. Quindi sarà 0 uguale a x meno 6 e poi sotto fratto un certo denominatore, che non riscrivo perché in generale ogni volta che io mi chiedo quando è che una frazione formata da un numeratore e denominatore sia uguale a 0, la risposta è sempre quando il numeratore è uguale a 0, quindi non me ne frega niente di quello che succede sotto. Quindi abbandono questa scrittura per passare direttamente a 0 uguale a x meno 6. Porto il 6 dall'altra parte e scopro che 6 deve essere uguale ad x. E quindi partendo da y uguale a 0,
che era la mia ipotesi, quando y uguale a 0, la x è uguale a 6. Come si traduce questo? Si traduce nell'andare a considerare il punto di coordinate che nella x a 6 e nelle y a 0. E questo conclude il mio esercizio. Infatti, se andiamo a guardare di nuovo il risultato, scopriamo che abbiamo trovato esattamente quello che ci aspettavamo, ossia 6, 0 come punto di intersezione, dominio x diverso da 0, e sappiamo che la funzione è positiva prima di 0 oppure dopo 6. E quindi questo conclude il mio studio di funzione. Volendo, potrei, diciamo, non è richiesto dall'esercizio, potrei ampliare quello che ho fatto, cioè mi prendo un grafico, qui ci metto lo 0, so che qui la funzione non esiste per niente e magari posso seguire le altre informazioni che ho, ossia che avrò un punto di intersezione in 6, 0, cioè circa qui, facciamo. Questo è il punto di coordinate 6, 0. E che cosa mi dice il testo? Che la mia funzione sarà positiva prima di 0, cioè prima di 0 io la troverò qui sopra, quindi qui non esiste niente, e invece sarà anche di nuovo positiva dopo 6, quindi di nuovo la troverò lì dove ho cerchiato, mentre qui sotto non troverò nulla. E allora avrò il viceversa, nelle zone mancanti avrò il viceversa, cioè che troverò qui la mia funzione mentre qui non troverò nulla. Per confermare, diciamo, la mia tesi su questo schizzo, andrei adesso a farti vedere su GeoGebra com'è la situazione. Ok. Come possiamo vedere dal grafico, vado a crearmi un attimo la retta x uguale a 6, che è l'altra retta che mi serve. Questo è il grafico della mia funzione e che cosa possiamo notare? Esattamente quello che descrivevo prima, ossia prima di 0 la funzione si trova su, tra 0 e 6 la funzione si trova giù, mentre successivamente dopo la funzione si trova su, anche se è schiacciata sullo 0 per un discorso di limiti che non ti posso spiegare perché ancora è troppo presto. Per un discorso di limiti la funzione va a 0 e quindi questo va a modellizzare esattamente quello che avevo trovato qua a mano, a carta e penna. Quindi facendo questi conti abbiamo riscontrato esattamente quello che il libro ci chiedeva. Spero sia chiaro.